Suona adesso? Perfetto. Prova, ok, vediamo adesso. È bello da diretta. Noi del team Ponte Messina, insieme alle Gambenti dei Veroritani, il dottor Enzo Mazzara, presenteremo la nostra prima proposta per la città, proposta che si inserisce all'interno di un percorso per rendere Messina città pulita. Prima di iniziare voglio elencare rapidamente chi interverrà, i relatori, quindi avremo Alfredo Manga, coordinatore di Ponte Messina, Giovanni D'Arrico, presidente delle Gambenti dei Veroritani, Vincenzo Mazzara, ideatore del progetto, e Antonio Di Pietro, geologo di Polpessina. Tra i saluti abbiamo Nunzia Carla Spanò, che è la delegata alle iniziative scientifiche a tutela dell'ambiente e del patrimonio marino dell'Ateneo di Messina. Se vuole fare un saluto, presente. Nella stanza. Sentite, sì, ora sì. Allora, buonasera a tutti, io sono un biologo marino, oltre che essere il delegato del rettore all'ambiente e al patrimonio marino. Sono venuta qui stasera, oltre che per portarvi il saluto del magnifico rettore, che in questo momento è fuori sede, anche perché effettivamente questo di stasera è un argomento molto interessante che riguarda le energie rinnovabili, soprattutto riguarda lo stretto di Messina, che è casa nostra, e diciamo, adesso dico una cosa anche ai ragazzi che hanno avuto quest'idea. Nel lontano 2012 io ho avuto finanziato dalla Regione Sicilia un progetto proprio su questo argomento, quindi diciamo, poi magari ci scambieremo anche le impressioni e i dati, perché io ho già tutta l'idrologia dell'area, avevamo anche scelto un sito per le turbine, quindi faccio i complimenti a questi giovanissimi ragazzi che vedo qua, l'ideatore del progetto, e adesso insomma sentiremo di che cosa ci parleranno. Grazie. Abbiamo anche il dottore Mauro Mega, presidente dell'autorità di sistema portuale dello Stretto, se si vuole avvicinare. Grazie, vediamo funzionare, no? Vediamo così, perché stamattina è riuscito a trovare. Grazie. Allora, io ringrazio per questa iniziativa, chiaramente il porto sia per quello che fa, ma soprattutto per quello che farà, è un grande soggetto energivoro, quindi ha un grande bisogno di energia. È evidente che se questa energia riuscisse a produrla in una modalità alternativa, quindi rinnovabile, questo è un grande vantaggio. Quindi sono qui per ascoltare con grande interesse il fatto che poi anche l'università già su questo abbia lavorato, abbia know-how, quindi questo può costituire ancora di più un motivo di interesse nell'ascolto, perché chi lo sa che quindi non si possa realizzare qualche sperimentazione operativa già direttamente in corso. Quindi ascolto, ringrazio soprattutto quando mi sono informato dell'accoglienza quando ci sono giovani che organizzano, che dimostrano di avere a cuore il futuro dei propri territori, soprattutto queste aree del Mezzogiorno, da cui in fondo provengo, anche se non sono siciliano, ma sono pugliese, quindi cambia molto poco. Questo è il nostro futuro, la nostra speranza, che alla fine poi, come molti dicono, solo dal Mezzogiorno d'Italia possa partire quel rilancio complessivo per tutto il nostro paese. Quindi grazie e buon lavoro. C'è anche Domenico Spada, delegato nazionale PMI in Italia.
PMI Imprese in Italia si occupa di fondi europei, di pari a fondo perduto, di accesso al credito, ma lo fa in maniera sindacale, trasversale. Il nostro obiettivo è dare l'informazione, perché abbiamo un grosso problema di informazione che non arriva, dare l'assistenza e l'orientamento a chiunque sia interessato ad avere accesso a una miniera di risorse che purtroppo ancora non siamo in grado di cogliere a pieno, e in questo caso, per esempio, sono io il project leader per quanto riguarda il gruppo di lavoro. Abbiamo uno studio a Bruxelles, a Roma, sono 9 le sedi in Italia e anche all'estero, e sono felice e orgoglioso di poter spingere un progetto che va nella direzione giusta. La coscienza di tutti noi finalmente sta iniziando un attimino ad avvicinarsi al concetto di preservare questa nostra terra. Sono felice di essere qua, vi ringrazio e buon lavoro a tutti. Salutiamo rapidamente il prefetto che, nonostante non è potuto essere presente, ha mostrato grande interesse nella nostra iniziativa, e anche il segretario uscente della CISL, il dottor Genovese Antonino, che sappiamo essere qui tra i presenti. Bene, diamo il via a Energia Pulita dello Stretto. Passo subito la parola ad Alfredo Margano. Grazie. Allora, io credo che sia opportuno magari che rimanga qui, anche se chi interverrà dopo di me poi si metterà lì perché ci saranno delle slide da proiettare. Allora, benvenuti a tutti, a nome mio e di Volto Messina, benvenuti a questo pomeriggio nel quale parleremo di soluzioni. So bene che la parola soluzioni magari non è una parola che in città è nota, purtroppo. Infatti sentiamo troppo spesso parlare di quelli che sono i problemi della nostra città. A Messina manca il lavoro, mancano le imprese, mancano le infrastrutture, ma difficilmente sentiamo parlare di soluzioni. Si è sentito dire a Messina manca questo, a Messina manca quell'altro, a Messina non c'è niente. Siamo riusciti a costruirci un mantra su questa cosa, ma non è così che si risolvono le cose. Se a qualcuno magari può convenire che si continui a dire quali siano i problemi, se a qualcuno magari può convenire che in città continuino ad esserci gli stessi problemi da oltre 30 anni, non è certo così che si invertirà la rotta di questo territorio. Ed è proprio per questo che uno dei pilastri di VOT è quello di presentare delle soluzioni ad ogni problema, di non parlare di un problema finché non abbiamo almeno una proposta di soluzione. Ed è quello che faremo quest'oggi. Quest'oggi infatti è un primo passo. È un primo passo verso la costruzione, la presentazione alla città tutta di soluzioni diverse. E la soluzione che verrà presentata oggi non è una soluzione che è stata scelta a caso, è una soluzione che racchiude 3 pilastri fondamentali di VOT, che sono la visione, il coraggio e lo spirito. La visione nel proporre una soluzione concreta per lo sviluppo sostenibile. Il nostro sviluppo, la nostra attività umana può essere compatibile con l'ambiente, con la casa nella quale viviamo, senza rinunce. Non è più possibile continuare uno sviluppo imperante che non guardi al nostro ambiente, che è la nostra casa, che è quello in cui viviamo. La visione nel proporre una soluzione concreta, fattibile, realizzabile, non castelli montati in aria che hanno ben poco di concreto. Una soluzione presentata assieme a Lega Ambiente, che è una delle associazioni in città che tutti i giorni vanno a mettere una pezza laddove lo Stato non arriva. Tutti i volontari, tutte le associazioni della città ogni giorno fronteggiano dei problemi che quindi andranno a conoscere bene e saranno dunque in grado di poter costruire delle soluzioni. Proprio queste associazioni che la politica da troppo tempo ha smesso di ascoltare, e per invertire la marcia, per invertire la rotta, bisogna tornare a parlare con il territorio, lo vive ogni giorno. La visione nel presentare una proposta che non guarda solamente a mettere una pezza al presente, ma guarda al futuro, una soluzione in grado di essere valida negli anni, non la solita pezza da cambiare ogni 2 anni perché arranchiamo dove riusciamo ad arrivare arriviamo. Il coraggio di presentare adesso una proposta
proposta che guarda al di là, che non guarda solamente alla città, che risponde alle esigenze del nostro territorio, ma risponde anche a un'emergenza globale, che è quella dell'inquinamento. Si producono tonnellate di CO2 producendo energia elettrica e questo è uno dei più grandi problemi. E la soluzione l'abbiamo qui fuori, affacciandoci al balcone, sotto il nostro stretto. La visione anche nel parlare di una soluzione che è risposta ad uno dei più grandi problemi della nostra città, del nostro territorio e del meridione, l'emigrazione. Migliaia di giovani e meno giovani, messinesi e non, lasciano ogni anno i nostri territori perché non riescono a trovare qui un contesto ideale per potersi sviluppare, per potersi mettere in gioco. Più tardi interverrà in videoconferenza da Exeter in Inghilterra un ricercatore, anzi un professionista messinese che si è formato qui. Lui ci dirà come economicamente soluzioni di questo tipo siano sostenibili, siano fattibili. E lui forse è il più grande esempio di professionalità che il territorio non è riuscito a trattenere. Questo ragazzo, che tornerà più tardi, ha 2 master, ha partecipato a progetti molto importanti a livello europeo, all'interno del progetto Horizon 2020, uno dei progetti più importanti dell'Unione Europea. E in ultimo, questo progetto racchiude un po' lo spirito. Lo spirito e il coraggio di quelli come il signor Vincenzo Mazzara, che da 20 anni portano avanti questo progetto, questa idea, nonostante le 1000 voti in faccia ricevute, e nonostante questo non si è fermato perché aveva in mano degli oggettivi concreti e è andato avanti, e oggi è qui a presentare, a parlare di una soluzione, finalmente direi. In ultimo, per non rubare altro tempo e passare al contenuto, alla ciccia, voglio ringraziare i rappresentanti delle istituzioni che sono oggi qui, perché le istituzioni hanno un compito importantissimo e delicato, quello di prendere delle decisioni per la popolazione, e la popolazione è composta da migliaia di cittadini con interessi e bisogni diversi. Le istituzioni hanno l'altro compito di far dire ad ogni cittadino, ad ogni persona: sono orgoglioso di essere nato e cresciuto in questo territorio, un territorio che mi dà benessere. E la loro presenza qui oggi è la prova che ci sono delle istituzioni che vogliono trovare delle soluzioni concrete per il territorio, delle soluzioni che rispondono alle reali esigenze del territorio. Quindi a loro va il mio grande grazie per essere qui quest'oggi. Lascio quindi la parola a Filippo per l'inizio dell'intervento. Grazie a tutti. Benissimo, passiamo subito la parola a Giovanni D'Arrigo, Presidente di Legambiente Comunitario. Bene, grazie, buonasera a tutti. Sono contentissimo della vostra partecipazione così numerosa. Per una città come Messina questo salone difficilmente si riempie, e oggi è un segno proprio di attenzione veramente fattiva. E quindi, cercando di non attardarmi molto nel mio intervento, per dare spazio all'ideatore e progettista, caro Vincenzo Mazzara, compagno di scuola, compagno di studi, dalla elementare all'università, e poi la vita già dove ho fatto esperienza a Milano. Allora io voglio un po' addentrarmi e sottolineare il pensiero di Legambiente nazionale, e qua utilizzerò parte del documento congressuale che fino a giorni fa praticamente siamo stati a congresso nazionale, facciamo noi 40 anni di attività a Napoli, l'abbiamo celebrato dal 22 al 24 novembre 2019. Le parole che io citerò, grosso modo, sono proprio confacenti a questo convegno. Esattamente noi diciamo che l'ambientalismo oggi si trova di fronte a una sfida difficilmente immaginabile solo pochi anni fa. Qui, appunto, come dico, ispirandomi al documento, condivido che la crisi climatica ha assunto dimensioni tali per cui le tesi sullo sviluppo sostenibile elaborate nel secolo scorso sembrano andare in crisi di
fronte agli scenari apocalittici di un pianeta in cui la crescita della temperatura media potrebbe superare 3 gradi rispetto ai livelli preindustriali. Ogni giorno appare sempre più inadeguato quanto si sta facendo per salvare intere popolazioni dagli impatti devastanti che alluvioni, ondate di calore e siccità già stanno determinando in ogni parte del mondo. Se vogliamo davvero che siano rispettati almeno gli impegni presi con l'accordo di Parigi per la lotta ai cambiamenti climatici del 2015, non basta quanto si sta facendo, dallo sviluppo dell'efficienza energetica e delle rinnovabili al trasferimento di tecnologie e risorse per aiutare i paesi con economie emergenti e in via di sviluppo. Abbiamo bisogno di imprimere una accelerazione nella transizione energetica, orientandola anche verso una maggiore giustizia sociale, e occorre farlo subito. Non possiamo aspettare promesse per il futuro o rinviare al 2030 le scelte indispensabili, perché semplicemente sarebbe troppo tardi. Fronteggiare l'emergenza climatica, destinata a essere sempre di più al centro del dibattito mondiale, è possibile. L'innovazione tecnologica ha fatto enormi passi in avanti, come la consapevolezza delle persone. Ora dobbiamo cambiare strada concretamente e farlo in fretta. E dunque la necessità di contenere l'aumento della temperatura media globale entro 1,5 gradi centigradi rispetto all'era preindustriale. Per farlo occorre dimezzare a livello mondiale l'attuale livello di emissioni entro il 2030, così da raggiungere le 0 emissioni nette entro il 2050. Si può fare, ma serve un radicale cambio di passo che riguarda tutti, ciascuno per la propria parte e la propria responsabilità, cittadini, imprese e istituzioni. I prossimi 10 anni saranno decisivi per la battaglia sul clima e questa urgenza ci chiama direttamente in causa come Legambiente per fare capire l'urgenza della sfida anche in Italia, promuovendo in ogni città, comunità, famiglia e persone il cambiamento di cui abbiamo bisogno. Legambiente dovrebbe mettersi al servizio di cittadini e associazioni coraggiose, istituzioni virtuose e imprese innovative, spesso politicamente prive di riferimenti, per continuare a sostenere la rivoluzione necessaria contro i sistemi della conservazione, rappresentati ad esempio dalle imprese delle fossili o dai gestori delle discariche, ma anche da chi si oppone alla costruzione del nuovo parco eolico o di gestore anaerobico per la produzione di biometano utili a paesi e ai territori. L'Italia si sta faticosamente liberando da tante zavorre del passato, ma è fondamentale insistere per fare nuovi e decisivi passi in avanti. In un periodo buio di conflittualità sociale, alimentata d'arte attraverso l'uso distorto delle informazioni e dei mezzi di comunicazione, va inaugurata invece una nuova stagione di vertenze, con cui sconfiggere i ladri di futuro, a cominciare da quelli che inquinano il pianeta, il territorio e le relazioni umane. Il primo fronte che potrà impegnare la Legambiente sarà inevitabilmente quello della riconversione del sistema energetico italiano per contribuire alla lotta alla crisi climatica. Dovremo farlo lavorando sia sulla decarbonizzazione del sistema economico ed energetico, con la chiusura prima delle centrali a carbone e poi di quelle a gas, la graduale dismissione dei pozzi che estraggono idrocarburi da sottosuolo e fondali marini, lo sviluppo ulteriore delle rinnovabili e dell'efficienza, la riconversione ecologica del mondo produttivo e dei trasporti, la riqualificazione energetica degli edifici, sia sulle politiche di adattamento dei territori urbani e marginali agli eventi estremi come le ondate di calore e le alluvioni per salvare vite umane. Questo è dunque ora il nostro caso, qua in discussione. E qua faccio un po' della nostra esperienza come circolo che abbiamo avuto esperienza a riguardo. La possibilità di ottenere
un processo naturale di utilizzo delle forti e leggendarie correnti marine che solcano lo stretto di Messina, ora in una, ora nell'altra direzione, diventa dunque un evento storico, scientifico di prim'ordine, ma soprattutto contribuisce al miglioramento della qualità della vita della città dello stretto, rivolta a Messina all'attenzione mondiale molto più e più validamente di quanto andavano a vantarsi i progettisti di altra opera faraonica, quale il ponte sullo stretto di Messina, di gravissimo impatto ambientale, di discutibile utilità e destinata certamente a rimanere una pericolosissima incompiuta in mezzo al mare. La Repubblica Italiana, fondata sull'eguaglianza dei cittadini e sulla pari dignità delle regioni, ha reperito ingenti fondi per il Mose a Venezia per porre un argine alle catastrofi provocate dall'acqua alta, ha trovato miliardi di euro e non si riconosce quanti siano questi miliardi di euro per la TAP Torino-Lione, di discutibile necessità. Non trova tali risorse destinate ad importanti opere pubbliche nel Mezzogiorno d'Italia. Che io possa ricordare, negli ultimi 20 anni una sola infrastruttura ha meritato l'attenzione del governo e una cospicua destinazione dei fondi: il rifacimento dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria, mettendo in sicurezza la vita dei viaggiatori e garantendo una più efficiente dotazione viaria. Per il resto, tutte le opere pubbliche sono concentrate al centro-nord d'Italia. Pensate alle spese ingenti per raddoppiare, anzi 4.000 di visualizzazione di quel giorno, ci sono giornalisti internazionali, io sono l'unico italiano che scrive in questo blog. Ho lavorato ai tempi anche con la General Electric, come procurement, quindi perché ho conoscenza di quello che succedeva all'estero, perché viaggiavo in quel periodo, e attualmente ho formato un gruppo tra Russia, Cina, America, Israele, Inghilterra e Germania per dare una nuova governanza mondiale. Perché io ho scritto alla Greta, gli ho detto: cara Greta, tu non puoi cambiare il clima mondiale se non prima cambi la governance mondiale, perché bisogna mettersi d'accordo. E la governance che è cambiata, perché se no non riuscirà a cambiare l'aspetto climatico. Ritorniamo al progetto. Dopo l'idea che ho avuto di mettere giù queste pale eoliche sotto il mare, ho chiamato Roberto Pizzagalli. Roberto Pizzagalli, vai avanti, eccolo qua, è il tecnico della Marina, un luminare che praticamente è stato il motore del Pluto. Non so se conoscete il Pluto, che è quell'apparecchio che il sottomarino che fa sott'acqua con la telecamera, il primo sottomarino fulminato, e che aveva grande esperienza di cosa succedeva sotto il mare, sia delle turbine. Fatto questo, io allora lavoravo con la Camera di Commercio Italia OPEC, che era la slide precedente, ecco, e dedicavo, parlando loro, facciamo questa cosa, chiamiamo il progettista e buttiamo fuori il progetto. Parlo con Pizzagalli, tempo 2 giorni anche il progetto, una prima bozza del progetto. Vai avanti. Il progetto finisce alla stampa, parliamo sempre di Milano, mi chiama Milano Finanza, grandi interviste, vai avanti. Mi chiama da Londra l'Economist, della persona di Terry Blake, vai avanti, e mi butta fuori il progetto della turbina sull'Economist, quindi equivalenza mondiale. Vai avanti. Questo invece è APP di Tommaso Brown-Boveri in Svizzera, la SEA Brown-Boveri conosco, che anche fino al 2015 mi scrive che è disponibile a mettere a disposizione i suoi uomini e le sue strutture per poter realizzare queste turbine con i mezzi fino al 2015. Vai avanti. Questa è sempre la stampa internazionale. Tra l'altro ricevevo interviste dalle varie televisioni mondiali, io non sapevo neanche che in televisione, perché si passavano i servizi l'uno con l'altro, OZDF, e avanti, torno indietro un attimo. Ecco, questo qui invece è una rivista specializzata, sempre del periodo, in cui io vengo paragonato a Isaac Newton, perché ho avuto questa idea, conta loro, assolutamente non è così, ho avuto solo una visione che poi ho chiamato tecnico per poter realizzare nient'altro di più, e comunque
cominciamo praticamente a venire fuori, potete la turbina col rotore che doveva produrre energia, questa era la prima cosa. E giù in fondo avete delle batterie. Vai avanti, Carlo. Questo è il progettista, vai avanti. Vai avanti. Andiamo al progetto. Adesso andiamo sulla macchina, però vai sulla macchina, vai avanti. Vai avanti, come mi leggo, no? Questo per esempio è una turbina che noi abbiamo fatto insieme alla Cotosi, Alzata Energia a Lignano, che sono gli esperti delle turbine che fanno l'idroelettrico, tanto per intenderci, quasi tutte le turbine idroelettriche a cascata sono della Francotosi. E cominciamo a lavorare anche con loro, perché ti chiamavano le imprese per cercare di sviluppare ulteriormente le turbine e le cose varie. Però, come vedete, loro partivano da un concetto di una turbina statica, non è la stessa cosa un flusso d'acqua che arriva a cascata e che fa girare le ruote e questo si elevare, è un'altra cosa. Allora, sempre in quel periodo, sono andato a Rubbia, che era il premio della fisica, e ha detto: senti, cosa c'è qua sotto lo stretto, no? E questo cosa disse? C'è un dato importante che non è stato menzionato: esistono davanti marinai, esistono correnti e venti nel mare. Ad esempio, se lei guarda lo stretto di Messina, esistono correnti d'acqua che rappresentano una sorgente di energia straordinaria. Per favore, Carlo? Grazie. Mettendo elementi che sono l'equivalente dell'America marina a una profondità all'interno dei nostri mari, tale corrente hanno l'enorme vantaggio di essere molto uniformi. Non sono aleatorie come il delta di energia che può accogliere, è molto grande e bisogna prendere questi enormi ventoloni e trasformarli in erbe marine e metterli sotto il mare, dove l'impatto ambientale è assolutamente zero. No, ormai va bene così. Pronto? Va, ecco. Questa è l'Unia. Queste sono le varie società che mi hanno coinvolto, la General Electric, la SNAM, la Brusic. Per signore è venuto a amministratore delegato alla quella che fa energia elettrica delle donne canadesi, per intenderci, non conosco. E quella era la Westland Spagna. Vai avanti? No, vai avanti. Ecco, andiamo alla turbina, ma io ho bisogno di questo non è l'ultimo prototipo che abbiamo fatto, ma l'idea è questa: è un catamarano affondato che si appoggia nel fondale con gli ancoraggi, che è tutta roba proiettata che non esiste, per tenerlo fermo. E il concetto qual era? Quello di fare ruotare il ventolone per raccogliere l'energia e il flusso della corrente da dove arriva. Non è rigido, posizionato unilateralmente, ma è orientabile a questa specie di perno sul quale ruota. Le eliche sono in titanio, dove sta il segreto? I metalli, titanio, resistente come il ferro, leggero e praticamente non resiste dell'ossidazione del mare, no? del sale marino, quindi non è ossidabile. Sono pistoni da 110 metri di diametro. Però dall'inclinazione delle mani noi tiriamo fuori l'energia, perché a seconda di tu un altro segreto è l'intubazione. Noi per l'intubazione in un certo modo, questo è detto da un progettista, quindi vedete che ci sono dei deflattori anche dietro, che aumenta ulteriormente la potenza. Qual è la differenza tra quello che c'è e quello che noi vogliamo fare? Che questo va sotto il mare non c'è niente, da nessuna parte del mondo. Questo è il primo esempio di noi come catturiamo l'energia dai fondali. Ci sono fondali che hanno un'orografia come le montagne, che tu scegli e la corrente aumenta. Abbiamo preso gli studi dello stretto di Messina sul ponte, una società olandese, per vedere dove l'impatto era forte, dove c'era più corrente, dove c'era di meno. E abbiamo trovato due punti, uno è di fronte alla Via Civica, che è proprio dietro la cittadella, e l'altro è vicino a Grotte. Quando c'è da più tempo, nella zona della cittadella, c'è un'energia cinetica anche di 8 metri al secondo, un metro cubo d'acqua viene spostato con una potenza di 8 metri al secondo.
e ha un impatto cinetico sulla bottiglia, sulle pale, enorme, è esponenziale, non è progressivo, è come potenza, come energia. Per cui io allora incontrai Mattacena anni fa, un simpaticone, voleva i miei disegni. In caso io ho fatto un brevetto, io penso non posso fare i disegni ingegnere, no? Poi invece della turbina che hanno fatto loro, però è più superficie. È chiaro che la resa elettrica è 10 volte, se non 100 volte superiore sicuramente nel fondale. Perché non puoi prendere una pala a livello d'acqua in superficie a catturare quello che c'è sul mare, ma devo andare giù a catturare. E le dimensioni della pala sono fondamentali, perché non posso mettere una struttura di superficie di 5 metri o 10 metri di diametro con l'acqua. L'unico sistema è ancora e ci saranno anche grosse difficoltà a farlo. Andiamo avanti. Questi sono i flussi delle correnti, come vi dicevo, ce n'è un altro che è il geologo, qui accanto a me, loro hanno un progetto su Canitello, però sempre con il concetto della superficie, però è fatto molto bene, perché questi sono i flussi. Uno, punto più qua. Sì, trascinava anche le petroliere, c'erano carcasse di navi che venivano letteralmente trascinate. Questi sono calcoli matematici. Vai. Ford, perché c'è un lavoro fatto anche da professori olimpici dell'università, non è che sono soltanto agli algoritmi dell'ingegneria navale, diciamo io, che sono le forze che ci sono sotto e come impattano sulla superficie delle pale o delle turbine. Vai indietro, vai avanti, vai avanti. Avanti. Ecco, questo è il Giappone. Queste sono altre due tecnologie che cercate di copiarci, e ce n'è una terza anche che è tipo francese, che sono turbine di circa 100 kW, però dovrei mettere 1000 per avere un impianto come il mio, no? Però esiste anche questa tecnologia. Questo è Okinawa e quello è invece un prototipo progettato in Francia. Vai avanti. Vai avanti. Io sto cercando di accorciare il tempo, lo so, ma il microfono. No, devo guardare, vai avanti, per favore. No, c'è quello che ha fatto il settore. Allora, c'è. Questi sono arrivati purtroppo ieri sera, questo è un ulteriore slide, non so se li vedete, che sono un'ulteriore modifica avanzata con le nuove ultime tecnologie per quanto concerne la produzione. Allora, ve lo leggo che facciamo prima. Un progetto differenziato, sono 4 moduli di 4 pale da 8 a 12 metri di diametro, con diametri variabili, con 2 supermoduli, cingolato, navigante e sommergibili. Moduli multipli come quelli dei semplificati qui al lato producono da 5 a 50 MW. Se voi calcolate che l'impianto a carbone di Milazzo produce tra i 100 e i 140 MW e inquina, uccide le persone, distrugge l'agricoltura e emette CO2, io faccio la metà della produzione di Milazzo sotto, con un costo interamente finanziato dall'Unione Europea senza tirare fuori una lira, e do energia gratis alla città. Energia gratis oggi la RTL non è più dell'ente di proprietà, dai, è proprietà del comune, è l'ente che paga una royalties, quindi io posso mettere l'energia non al GSE, ma posso metterla direttamente alla pesca comunale, con un rialzo dei ricavi di circa il 50%, tanto per essere. Ci siamo, è arrivata la slide. Queste sono le ultime evoluzioni. Vai avanti. Vai avanti. Vai. Volevo fare vedere il mondo. Vai.
cattura maggiore energia cinetica. Su, vai su, non Carlo, su, verso l'alto, fallo scorrere verso l'alto. Andate all'inizio. È mio nipote, signore. Questo è un modulo che ulteriormente amplifica la potenza, arriviamo fino a 8000 kW. Calcolate poi con l'impianto eolico oggi una palla di quei mostri di 80 metri, non so se li avete presenti, no? Sicuramente sì. Io quando ho iniziato a lavorarci io facevo 5 megawatt, poi nel 2000 cominciarono gli danesi a farne 1 megawatt, adesso siamo circa 4 megawatt credo come potenza. Questa qui che fa? E sta sotto il mare. Abbiamo anche dei sensori per allontanare i pesci, delle protezioni per la fauna marina, quindi non c'è neanche il problema che dice che il pesce ci va a sbattere poco. Vada da parte. Infatti, vai avanti. Vai avanti. Poi siamo venuti. Questo è sempre il quello modulare a molla, vai. Vai ancora su. Ecco, così abbiamo. Questo è la batteria, che è il massimo della potenza, perché sono tutti in filiera, come vedete, e si trasmettono fra l'altro il flusso di corrente l'uno con l'altro, sono sincronizzati. Su in alto vedete che c'è il cavo che collega alla power station, che è attaccata alla costa, diciamo così, dove c'è la stazione proprio della centrale elettrica che poi distribuisce l'elettricità. Bene, i costi. Quando abbiamo iniziato noi con Titanio, che aveva un certo costo, si parlava di circa 400 milioni di euro. Adesso il Titanio ha raggiunto di costo, avevamo un problema anche con le saldature, perché le saldature sul Titanio sono molto difficili, li faceva solo l'ente spaziale europeo, eravamo a questi livelli come per fare delle ottime saldature. Adesso con la nuova tecnologia abbiamo abbassato del 50% i costi. Quando 100 milioni noi facciamo un progetto del genere. Ovviamente abbiamo bisogno di fare un prototipo. Qua c'è il dottor Spanone che ci darà una mano a realizzare il prototipo in fondi europei e vedere che ovviamente abbiamo bisogno di metti giù il piccolo ovviamente come prototipo per testare la resa elettrica e tutto. Bene, io ho impiegato 20 anni, come vedete. Ho avuto problemi di tutti i tipi, non sto qui a parlarne, non l'ultimo anche con i militari, fortunatamente amici, perché dici guarda, ci sono basi sottomarine che funzionano così, ci sono incrociatori che quando vanno in mare tirano fuori i vetrovoli e si fanno l'energia elettrica di incrociatori con questi sistemi qua. Ora tu dimmi perché io devo fare l'energia con un incrociatore che tira fuori il vetrovolo in navigazione e non posso farlo da terra. C'è stato un problema perché ci sono basi segrete, ovviamente, e tu con una base del genere puoi fare una base misticistica sotterranea, parliamoci chiaro, nessuno sa che c'è, questa si autoalimenta, non hai bisogno di energia perché l'energia la incarica e puoi fare quello che vuoi. A questo punto c'erano anche problemi, diciamo così. Comunque adesso i problemi sembra che non ci siano più, ci sono ormai indicazioni dell'Unione Europea sull'energia verde, pulita, e noi siamo a cercare di risolvere. Bene, abbiamo finito. Mi scusi innanzitutto per i problemi tecnici, passiamo la parola a Antonio Di Pietro, che è il nostro geologo. Ricordo a chi ci segue tramite diretta online che può comunque fare delle domande e alla fine verranno. Passo la parola adesso.
rinnovabili. Basta aprire appunto la TV, si può vedere appunto fondamentalmente tutte quelle, diciamo, come si vedono sempre qui insistenza, diciamo, tutti quei concetti e quelle parole chiave come global warming, aumento dei gas serra, come si sente, sì, desertificazione o scioglimento dei ghiacciai. La Comunità Europea si è mostrata comunque fin da subito interessata. Appunto possiamo vedere in tale direttiva, che è la direttiva 2009-28, nella prima tabella fondamentalmente si possono vedere le quote che ogni Stato comunitario deve raggiungere. Queste quote riguardano fondamentalmente l'energia che deve essere ottenuta da fonti rinnovabili. Quindi ogni Stato comunitario deve raggiungere il 20%. Ora, l'Italia, come si può vedere invece nel secondo grafico, si è attestata fino al 2019 al 17%. Ora, questo obiettivo si deve raggiungere entro quest'anno, quindi entro il 2020. Quindi a noi come italiani, ma non siamo soli, basta vedere in quel grafico si può osservare per esempio anche che la Germania, che si ritrova al 18%, ma anche altri stati, devono ancora raggiungere appunto questo obiettivo, questa percentuale, una percentuale appunto, ripeto, dell'energia che deve essere ottenuta da fonti rinnovabili. Ci manca poco, ci manca soltanto il 3%, diciamo che possiamo riuscirci. E proprio oggi appunto stiamo proponendo una soluzione reale, una soluzione che può essere applicata nel locale, in queste città, ma che potrebbe avere appunto dei benefici economici sia nel contesto italiano, ma anche per quanto riguarda e concerne l'ambiente di tutto il bacino mediterraneo. Per l'appunto stiamo parlando di questa energia, l'energia cinetica che verrebbe riconvertita appunto in energia elettrica, da cui andremo a sfruttare appunto il mare, che è una delle fonti più inesauribili che appunto possiamo avere nel nostro pianeta. Esistono diverse esistono diverse tecnologie che appunto sono conosciute. Grazie, comunque continuo. Esistono diverse tecnologie che appunto possono essere sfruttate. Che appunto possiamo utilizzare per sfruttare appunto la nostra fonte rinnovabile, che appunto è il mare. In particolare possiamo andare a discutere del modo ondoso. Il modo ondoso è principalmente generato appunto dall'energia eolica che va a colpire direttamente il mare e che poi successivamente tale modo si va a infrangere appunto in una barriera che va a convertire appunto l'energia cinetica in energia elettrica. Questo tipo di tecnologia è già molto utilizzata, viene anche citata più volte nelle direttive europee. In particolare è stata ampiamente sfruttata dal Portogallo, che anche diciamo, grazie alla sua posizione geografica appunto viene favorita, hanno fatto appunto di tutto. Infatti nella tabella di prima il Portogallo è uno appunto degli stati che ha già raggiunto appunto l'obiettivo del 20%. Si era attestata al 31. Successivamente possiamo andare a descrivere i principi, la tecnologia che sfrutta i principi di marea, che fondamentalmente la marea, sappiamo tutti più o meno cos'è, è il ritmico innalzamento ed abbassamento del livello del mare dovuto fondamentalmente all'azione gravitazionale della Luna e del Sole. Questo tipo di tecnologia invece viene più utilizzata appunto in Francia già da parecchi anni e in particolar modo nella zona appunto della Bretagna. Per proseguire possiamo utilizzare anche un'altra tecnologia che vado poi a accoppiare ad un'altra ancora che non sono riuscito a mettere all'interno delle slide, che in questo caso parlo del gradiente salino. Il gradiente salino tiene conto fondamentalmente del quantitativo appunto di sale che noi riusciamo a riscontrare nel mare, che se accoppiata con acqua dolce attraverso i principi di osmosi possiamo ottenere appunto dell'energia elettrica. Un altro punto che non è scritto, appunto come dicevo, è il gradiente termico, che invece va a sfruttare la temperatura, e quindi il gradiente termico, quindi la differenza di temperatura che noi possiamo andare a riscontrare tra diciamo, la zona più superficiale del mare e la zona più profonda. E infine appunto ci sono le correnti marine, che appunto siamo qui e che, di cui andremo già gli
caratteristiche differenti, in particolare la temperatura e il contenuto salino. Questo comporterebbe successivamente poi delle differenze per quanto riguarda la densità delle masse d'acqua e quindi fondamentalmente questi due mari, che in particolar modo nello stretto sono il Mar Tirreno e il Mar Ionio, non riuscirebbero nell'immediato a miscelarsi, formando appunto delle correnti. Queste correnti possono essere definite come dei flussi, come dei fiumi che scorrono l'una adjacentemente all'altro e che in particolare nello stretto di Messina risultano essere parecchio costanti. Si attesta attraverso degli studi ovviamente vastati, fatti sia dall'università ma anche dalla Marina Militare o da enti nazionali come il CNR e l'Enea, che queste velocità possono raggiungere mediamente i 2 metri al secondo. Ovviamente nel momento in cui vogliamo in qualche modo sfruttare queste correnti, come appunto ha detto il nostro collega il signor Mazzara, si possono andare a costruire delle turbine che andrebbero a convertire appunto l'energia appunto cinetica in energia elettrica. In particolar modo appunto una turbina marina semplicisticamente può essere composta da un certo numero di pale varie ovviamente di dimensione, che viene appunto montata su un mozzo che può essere considerato il rotore e successivamente da un moltiplicatore di giri e da un generatore. Ovviamente si possono andare a distinguere l'uno con l'altra. Possiamo avere per esempio la turbina marina ad asse verticale, dove principalmente le palle delle turbine ruotano attorno ad un asse verticale rispetto al flusso, oppure delle turbine ad asse orizzontale, dove le pale invece sono indirezionate su un asse orizzontale rispetto al flusso. Ovviamente poi queste turbine verrebbero fissate al substrato o tramite dei tralicci che possono essere composti da acciaio o da cestruso o da delle catene che tenderebbero a rendere più fruttante l'impianto nel caso in cui le correnti non sono costanti. Ovviamente il generatore, quindi l'energia che verrebbe emessa, negli ultimi anni è andata via via sempre aumentando. Si parte per esempio di un progetto che era stato fatto, che tuttora esiste, a Messina con Ecopolt, che era circa 75 kW. Si è arrivati ormai ad uno standard di 1 MW e le turbine sono ancora anche più grandi per quanto riguarda la dimensione, si accitano anche a un'emissione che supera i 5 MW. Però io mi vorrei soffermare anche su un'altra questione, che è prettamente la questione ambientale. A livello europeo, ovviamente, già a partire dagli anni 80, in particolare con la direttiva comunitaria 85/137 in ambito ambientale, è emersa per la prima volta una procedura che è appunto la procedura di valutazione di impatto ambientale, definita anche come RIA. È uno strumento che appunto è utilizzato per valutare il possibile impatto che una grande infrastruttura potrebbe generare. Ovviamente tale direttiva poi ha subito diversi aggiornamenti, in particolare con la direttiva 9711, sempre dalla Comunità Europea, e la direttiva VIA del 2014 52 dell'Unione Europea. Ovviamente poi in Italia sono state tutte acquisite tramite il testo unico ambientale, che è il decreto legislativo 152/06. In questo caso mi vorrei soffermare appunto su 3 ipotetici impatti che ovviamente non ve li invento io, ma sono stati cercati attraverso la bibliografia scientifica e determinate serie storiche. In particolare appunto mi vorrei soffermare anche sulla topografia appunto che è presente nel nostro stretto di Messina, che è una fossa tettonica detta più in termini tecnici neutrale, dove appunto molti potrebbero anche dire che a causa di questo non potrebbe essere una zona adatta appunto per l'installazione di tali impianti. Io tendenzialmente vado a dissentire su questo, anche perché fondamentalmente il substrato si presenta duro, il
quindi adatto per la costruzione appunto di tali impianti, ma soprattutto i flussi, quindi le correnti marine potrebbero incanalarsi appunto in determinati valloni e quindi aumentare fisicamente appunto la propria velocità. In secondo luogo vorrei mettere appunto l'habitat, considerando quindi innanzitutto la flora, in particolare vorrei soffermare su una pianta in particolare che è Posidonia oceanica. Questa pianta spesso e volentieri viene trattata come una pianta diciamo benevola appunto per il nostro bacino mediterraneo, in quanto tende a regolare il pH appunto del mare, che è una cosa ovviamente fondamentale, soprattutto considerando che ormai negli oceani si ha appunto una acidificazione del pH che comporta per esempio, come è accaduto in Australia, la morte della barriera corallina. Questo nel bacino mediterraneo per il momento ancora non avviene grazie all'azione di questa pianta, però spesso e volentieri viene anche considerata diciamo una pianta di ostacolo per diverse appunto infrastrutture. Questo avviene proprio perché spesso e volentieri magari potrebbe anche accadere in un ipotetico progetto futuro un impianto potrebbe essere appunto messo all'interno dove ci sono diciamo, diversi fasci, però c'è da dire anche un'altra cosa, che all'interno delle leggi esistono le misure di compensazione o meglio chiamate misure di compensazione compensative che potrebbero essere tranquillamente utilizzate innanzitutto per considerare il fatto del rimpiantare appunto altri fasci di Posidonia oceanica in luoghi dove appunto non verrebbero impattate appunto dalle proteine. Infine vorrei inserire anche la fauna ittica come problematica, in quanto si è potuto constatare che circa 20 anni fa in Scozia, a causa del rumore che queste turbine potevano andare a generare, tendevano a far allontanare in modo determinato, in quanto poi sarebbero poi ritornate appunto la fauna ittica. Ovviamente lo Stretto di Messina e la città di Messina vive della pesca, quindi questo potrebbe risultare un problema, però c'è anche da considerare che questa serie storica, quindi questo avvenimento è avvenuto circa 20 anni fa, nel momento in cui ovviamente ormai la tecnologia avanza, quindi gli impianti risulterebbero molto silenziosi, le pale verrebbero costruite con dei materiali molto leggeri che quindi non andrebbero né tantomeno sicuramente a ferire in alcun modo appunto la fauna ittica, né tantomeno emetterebbero quel rumore che potrebbe in qualche modo appunto allontanare i pesci, quindi tutta la fauna ittica. C'è da dire però una cosa, che ovviamente qui siamo per proporre una soluzione che ovviamente dovrebbe essere presa non soltanto in carico del nostro luogo, anche se diciamo che nel bacino mediterraneo le correnti si possono riscontrare soltanto diciamo, nello Stretto di Messina e in pochi altri posti, però abbiamo la certezza che appunto i mari e gli oceani sarebbero da soli sufficienti per soddisfare l'attuale fabbisogno mondiale. Il settore ovviamente è in forte crescita e in forte espansione, però c'è la problematica appunto della poca esperienza che appunto può avvenire, l'esperienza diciamo esiste, però c'è diciamo, una poca conoscenza e una poca pubblicizzazione in tal senso. Infatti se si vanno ad osservare le direttive e le normative in tal senso viene sempre considerato l'energia eolica e l'energia fotovoltaica. Con questo vorrei dire che ovviamente questa soluzione innovativa che parte da Messina ovviamente grazie a volte potrebbe arrivare anche al nazionale e successivamente anche nel contesto europeo, perché vorrei ricordare che noi come Volt abbiamo già un europarlamentare in Europa che è stato eletto nelle scorse elezioni. E inoltre vorrei ulteriormente dire che Volt Messina ovviamente si andrà ad impegnare non solo su questo ma su molte altre tematiche che riguardano la nostra città proiettando appunto la città di Messina e sperando anche le città attorno ad un futuro più green, sperando di riportare appunto la città di Messina in alto grazie al progresso e quindi grazie anche alla tecnologia che è in continuo avanzamento. Con questo concludo, lascio la parola al moderatore e collega Filippo Muci e vi ringrazio per l'attenzione.
sono difesi in alcun modo da noi. Giovanni Claudio? Sì, mi sentite? Perfetto, ci sei. Trasmetto la presentazione oppure la trasmettete voi? Vai, pensaci tu. Perfetto, Matteo, sì. Metti la schermata interna e ci siamo. No, scusate. Serve un'altra. Silenzio, vediamo un secondo. Ok, adesso dovreste vedere. Sì. Va bene, perfetto. Allora, buonasera a tutti, grazie Alfredo per aver organizzato questa iniziativa e per avermi invitato a partecipare. Come già accennato, io mi chiamo Giovanni Rinaldi, sono un ricercatore per l'Università di Exeter in Regno Unito. Io in realtà sono originario di Messina, sono nato e cresciuto a Messina. Dopo aver concluso gli studi universitari in fisica ho deciso però di specializzarmi in energie rinnovabili e in particolare di focalizzarmi sulle energie marine, quindi non solo energie delle correnti ma anche delle fonti eolico offshore. Tuttavia oggi vorrei appunto parlare di questo progetto interessante dello sfruttamento delle correnti dello stretto di Messina e in particolare vorrei concentrarmi sulla fattibilità tecno-economica del progetto. Non parlerò della fattibilità di questo progetto specifico, però vorrei farvi vedere un po' quali sono i metodi e gli strumenti che di solito si utilizzano per calcolarla. Quindi questi sono i contenuti della mia presentazione. Comincerò con un'introduzione sulla energia delle correnti per illustrare un po' lo stato corrente degli obiettivi, dopodiché parlerò appunto dei metodi e gli strumenti per la valutazione della fattibilità tecnica ed economica e infine porterò alcuni esempi che hanno avuto successo in altri paesi dell'Unione Europea, prima di trarre alcune conclusioni e messaggi con i quali lasciarvi, diciamo. Quindi, quando guardiamo all'energia delle correnti o delle maree, questo è un settore in crescita, fortunatamente. Ci sono diversi esempi di dispositivi che riescono a estrarre energia dalle correnti. Il più famoso o il più maturo è probabilmente quello in alto a sinistra, questo include una sorta di energia. Sì, scusate, chiesto qualcosa? No, Giovanni, continua. Va bene, allora, sto dicendo, il più maturo è in cui c'è una sorta di al di sotto della quale una turbina simile a quelle turbine che si utilizzano nelle centrali idroelettriche e poi viene estratta energia dalle maree ogni volta che queste salgono in base ai cicli turbini. Ci sono esempi un po' più moderni, tra questi diciamo quello che potete vedere in questa foto in alto a destra, che credo sia stato illustrato anche da uno dei colleghi in precedenza, che è una classica turbina ad asse orizzontale con tre pale e con un funzionamento basicamente analogo a quello delle turbine eoliche che possiamo vedere sulle cime delle colline quando dirigiamo in autostrada, per esempio. L'unica differenza tra una turbina eolica e questo tipo di turbine è ovviamente il flusso e il fluido con il quale si lavora, che in questo caso è acqua. Questa è una cosa non banale perché se si considera che l'acqua ha una densità di circa 800 volte superiore a quella dell'aria, si capisce come a parità di velocità l'energia che poi si tratta da un flusso di una corrente marina è molto superiore a quello che può essere estratto dalla corrente serena al tempo. E questi sono esempi un po' più
questa azienda scommessa Portugal Marine Power propone questo dispositivo che consiste in uno scafo al quale vengono collegate due macchine sottomarine e i vantaggi di questo dispositivo sono ovviamente l'installazione, perché è molto più facile trascinare questo dispositivo nella località e poi usare gli ormetti piuttosto che un'installazione più tradizionale con una struttura sottomarina. E anche qualche dispositivo come questo in basso a sinistra è drammatico, perché sono stati opinioni che dovendosi sott'acqua descrivere delle orbite e una forma di volto sensibile, per cui questo consiste aumenti la velocità relativa tra il flusso della corrente e la velocità che la turbina di questo dispositivo ha. Quindi questa panoramica è per dire che i nuovi tre continuano ad essere proposti, però l'obiettivo di questi dispositivi è sempre lo stesso, ovvero raggiungere la redditività e la fattibilità economica. Fattibilità economica che si può misurare in diversi modi, utilizzando diversi parametri, tuttavia in questa diapositiva potete vedere un po' degli strumenti, delle formule più utilizzate, che è quella del cosiddetto LCOE o Levelized Cost of Energy, che in italiano si traduce come costo livellato dell'energia. Questa è una parte semplificata di questo parametro, però potete vedere come in pratica si conta sul sommare i composti del capitale, quindi per produrre, per la manifattura dei dispositivi. Questi costi si sommano a quelli dell'operazione e del mantenimento e poi il tutto si divide per l'energia elettrica prodotta durante tutta la vita del dispositivo o del progetto. Quindi capite come più alti sono i costi ovviamente di produzione e di gestione del dispositivo, più alto sarà il costo dell'energia elettrica prodotta e viceversa, più alta sarà l'energia elettrica generata durante il progetto, più basso sarà il prezzo di questa energia. Questo parametro è importante perché si utilizza soprattutto per dare un confronto tra una certa tecnologia e altre tecnologie. Bisogna ricordare che questa è una competizione, quindi un progetto per essere vincente deve essere in grado di competere contro altre tecnologie. Questo grafico che ho prodotto velocemente per comparare un po' diverse tecnologie, purtroppo l'energia generata dalle correnti è quella più cara si confronta con per esempio altre tecnologie rinnovabili come il fotovoltaico o l'idroelettrico e anche soprattutto altre tecnologie non rinnovabili come il carbone o il gas. Quindi questa è una cosa da tenere in conto quando si sviluppano i dispositivi, che c'è questa sfida nel minimizzare il ricordo. Detto ciò, esistono diversi strumenti che permettono di calcolare a priori quale sarà il costo dell'energia elettrica prodotta con un certo dispositivo o una certa tecnologia. Tra questi vi è ad esempio il RedSplit, che è uno strumento computazionale, un programma, se vogliamo chiamarlo così, prodotto dal governo canadese, e questo è open source, quindi chiunque può utilizzarlo per accedere, usarlo per fare delle stime sul costo dell'energia prodotta in un certo progetto. Allo stesso modo c'è questo COE Calculation Tool che è prodotto da un'azienda danese, e poi il terzo si chiama Nex Order Tool, che in pratica il modello del programma, e io sto sviluppando utilizzo qui all'Università di Exeter per fare le stime dei progetti che ci vengono presentati. Quindi, detto ciò, vorrei parlarvi di alcuni esempi di successo nell'ambito dell'estrazione di energia dalle correnti. Uno di questi è il progetto Maiden, che è stato sviluppato a nord della Scozia, nelle isole di Inner Sound. Questo è un progetto operativo dal 2016 che consiste in 4 turbine, come questa che vedete qua in alto a destra,
da 1,5 megawatt. Sono turbine enormi, basti pensare che la nave che vedete qua giù è lunga di circa 120 km, quindi potete vedere a confronto quanto sia grande questa turbina. Comunque è un progetto di successo perché al giugno del 2019 17 GWh, che sono una quantità enorme di energia, erano già stati prodotti e queste 4 turbine installate continuano a produrre energia elettrica in questo momento. L'obiettivo è raggiungere circa 400 MW di turbine installate, quindi capite quanto ambizioso sia questo progetto. Però è un progetto di successo perché per riuscire a installare tutta questa capacità ha fatto ricorso a diversi metodi, quindi fondi provenienti dall'Unione Europea, fondi pubblici provenienti dal governo scozzese, ma anche è riuscito a trarre fondi privati, quindi grazie a grandi istituti di investimento e anche tramite metodi di crowdfunding, quindi facendo in modo che cittadini, piccoli investitori vogliano comprare delle parti del progetto in modo da ottenere un guadagno poi in futuro. Un altro esempio di successo che utilizza una tecnologia completamente diversa è quello di Nova Innovation, che sfrutta invece delle turbine molto più piccole, sono turbine da 100 kW, potete vedere quanto siano relativamente piccole se confrontate a quelle viste in precedenza. E anche in questo caso è un progetto di successo perché anche questa azienda è riuscita ad attrarre un finanziamento europeo da circa 15 milioni di euro per poter produrre ed installare queste turbine. Queste turbine sono state installate nell'Atlantico del Nord, nelle isole Shetland, quindi quasi al centro tra la Norvegia, lo Scozia e le Isole Faroe, e sono state anche integrate con delle batterie Tesla. Questo fatto di integrare con delle batterie permette che quando le correnti non siano abbastanza forti da permettere ai dispositivi di produrre energia, l'energia che era stata precedentemente accumulata in periodi in cui le correnti erano abbastanza veloci può essere rilasciata in modo da fornire elettricità continuamente, quindi per ovviare e risolvere il problema di quello delle rinnovabili che è l'intermittenza della fonte di energia elettrica prodotta. Infine un terzo esempio di successo che volevo discutere oggi è quello di Ignanga, che è un'azienda locale basata qui in Cornuaglia, dove io vivo e lavoro, e che propone la Hydrowind, che è questa turbina, questo dispositivo che è caratterizzato da un design modulare. Modulare nel senso che un numero variabile di turbine, tra 9 e 15, può essere installato su ogni dispositivo. Questo presenta diversi vantaggi, quindi la filosofia di questa azienda è che siccome tutte le operazioni di installazione, rimozione dei dispositivi e mantenimento sono molto costose, perché basta pensare che l'affitto di una nave per fare questo genere di operazioni può costare 20.000, 30.000 sterline al giorno, se l'imbarcazione è piccola può arrivare fino a 100.000, 120.000 sterline al giorno ancora se è un'imbarcazione come quella vista in precedenza. Quindi risparmiare su tutte queste operazioni può abbassare notevolmente il costo dell'energia prodotta. Quindi la filosofia di base di questo dispositivo è che ci sia una facile operazione e mantenimento delle turbine, e questa è una tecnologia che è stata migliorata grazie alla collaborazione con il nostro dipartimento, utilizzando il modello di cui ho parlato in una delle slide precedenti. Siamo riusciti a individuare quali erano le componenti più delicate e quindi ovviare al loro utilizzo o introdurre qualche ridondanza nel sistema in modo da migliorare la nostra attività. Quindi, concludendo, abbiamo visto che il costo dell'energia offshore in mare è circa un terzo maggiore rispetto alla medesima installazione onshore sulla costa, quindi questa è qualcosa che dobbiamo tenere in conto quando sviluppiamo un progetto per l'energia marina, e qualcosa con cui dobbiamo avere a che fare quando proponiamo il progetto a grandi
grandi distributori di energia elettrica in modo che comprino l'energia elettrica prodotta dal dispositivo. Per questo motivo una pianificazione strategica del progetto e le lezioni maturate con esperienze precedenti, quindi con altri esempi, sono fondamentali per ottenere un progetto di successo. Detto ciò, ogni progetto specifico viene proposto, quindi non esiste una responsabilità in più, una responsabilità che non abbiamo solamente verso noi stessi, ma che abbiamo verso i nostri figli, verso i nostri nipoti, la responsabilità di attivarci per trovare delle soluzioni concrete, delle soluzioni possibili adesso e valide nel tempo, ed è una responsabilità che sta ad ognuno di noi, sta a me, sta a Filippo, sta ai professionisti, sta ai lavoratori, sta alle istituzioni. Ed è questo l'invito che faccio a tutti noi, quello di impegnarci ogni giorno, ognuno nelle proprie professionalità, ognuno nei propri ambiti, per raggiungere dei risultati, perché questo è l'unico modo per cambiare finalmente marcia in questo territorio. Voglio in ultimo ringraziare in maniera un po' egoistica all'inizio, ma ve lo perdonerete spero, tutti i volontari e le volontarie di Volta e di Legambiente che hanno reso possibile tutto questo, quindi grazie a Giovanni, Giuseppe, Maria Elena, Filippo, Massimiliano e tutti gli altri, e lancio un ultimo appello alle istituzioni affinché quello di oggi possa essere davvero il primo passo nella concretizzazione non solo di questa soluzione, ma nella realizzazione di soluzioni che davvero rispondano alle esigenze del territorio. La strada tracciata è quella giusta, perseguiamo. Bene, non mi resta che lasciarvi le vostre domande. Vai Filippo. Perché avremo anche il piacere di sentire in maniera molto velocemente l'ingegnere Paola Vecchio, presidente merito di Legambiente dei Metropolitani, se si vuole accomodare un attimo. Allora, innanzitutto complimenti, mi pare che questo convegno sia stato del massimo interesse. Da quello che ho ascoltato ho avuto la sensazione che ci sia qualcosa di convincente, di qualcosa di possibile, benché diciamo di questo argomento, lo sfruttamento delle correnti, se ne parla da tanto tempo. Poco fa Giovanni D'Arrigo, presidente del mio circolo, praticamente ricordava un fatto che risale al 1988, quando noi organizzammo all'Università Berni nella facoltà di Scienze Politiche, quando preside era il compianto professore Mario Centornino, e presentammo l'idea che però non ebbe diciamo poi applicazioni, se non quello di quella turbina Cobalt che venne messa, che produceva roba di 100 kW, di 75 kW, insomma qualcosa che non poteva diciamo sperimentalmente dare adito a idee di produzione di massa di energia elettrica, anche perché non possiamo certo riempire lo stretto di piattaforme galleggianti. Questo qua è chiaro, anche perché interferiscono con la pesca, con l'irrigazione, con la vista del paesaggio e così via. Qui invece ci troviamo una possibilità concreta che è diventata concreta anche per lo sviluppo tecnologico. Un complimento col dottore Mazzara perché ha avuto un'idea geniale, perché in fin dei conti la visione che lui ha avuto è stata quella di applicare la turbina eolica sotto il mare ed è stato confermato anche dal ricercatore dell'Università della Gran Bretagna questo, che la visione, l'applicazione parte da lì. Bene, quindi qual è il punto? Se oggi io ho dei moduli che mi producono 5 MW, anche 8 MW, in futuro magari anche 10 MW, io ho la possibilità veramente di creare un'installazione che mi dà una produzione ampia, forte. Come è stato detto, se io ho una produzione forte, i costi si abbassano. Tutto qui è il discorso, perché come ha detto anche il professore l'osservazione sta chiudendo,
quando la gente fosse dell'energia elettrica. Se tu a Taranto, a Viltarsina, mi dai l'energia gratis, Taranto non più, hai capito quanto è importante la cosa. Però diciamo, su questo ora non sto ragionando invece su un'altra cosa, cioè che noi abbiamo la possibilità di essere concorrenziali, perciò questo è il momento di approfondire l'argomento e sono particolarmente lieto che anche la professoressa Spanò ci dice che ci sono degli studi già fatti, perché l'ambiente dello stretto, l'ambiente fisico, chimico, biologico, paesaggistico, anche sottomarino e così via, questi aspetti così straordinari di questo nostro stretto, il Messina lei l'ha chiamato il nostro mare, giusto? Il nostro mare. Quindi oggi noi lo potremmo utilizzare senza fare danni. Infatti vorrei dire a questo proposito una maggiore attenzione al discorso ambientale, e questo poi alla fine quello che ci fa. Va benissimo, quindi per alzata di mano chiedete lui. No, io volevo semplicemente porre l'attenzione di ho sentito prima che c'erano state delle ipotesi di siti individuati. Ora è vero che una turbina del genere non dovrebbe avere dei grossi impatti ambientali, ma dobbiamo stare molto attenti a dove la mettiamo, le profondità a cui la mettiamo. Allora, lo stretto di Messina ha una geomorfologia talmente complicata che dobbiamo trovare un sito che sia idoneo dal punto di vista geomorfologico e tettonico, come ricordava anche il collega geologo, perché voi sapete c'è una faglia che entra nello stretto di Messina, da nord-est esce a sud-ovest e attraversa tutto lo stretto con movimenti tettonici continui. Allora stiamo attenti ai siti che scegliamo eventualmente, anche per fare semplicemente un prototipo. A questo dobbiamo aggiungere il discorso di Posidone oceanico. L'area di fronte è proprio quella interessata dalla presenza di Posidone oceanico. Allora parlare di reimpianto è una cosa ancora molto lontana. Ci abbiamo provato in tutti i modi a fare un reimpianto di Posidone oceanica, ma gli studi a livello legislativo purtroppo è stato scritto. In realtà non è così semplice. Non è così semplice, ma dico, è inutile che entriamo adesso nello specifico del reimpianto di Posidone oceanica. Diciamo, la legge parla di mitigazione da parte. La legge prevede la mitigazione di impatto che non è, in questo caso, un reimpianto di Posidone. Basta spostarsi perché noi l'abbiamo fatto 2 chilometri a nord e abbiamo trovato un sito che è molto più idoneo a un discorso del genere. E poi il terzo è la profondità. Allora, proprio per la geomorfologia di cui parlavamo prima, lo stretto di Messina ha delle profondità importanti e anche dei pendii molto importanti. Trovare un sito che abbia una profondità tra 30 e 40 metri, perché questa è dalle nostre previsioni la profondità ideale per questa tipologia di turbina, non è semplicissimo per i motivi di cui parlavamo prima. Consideriamo anche, qui c'è appunto il presidente dell'autorità portuale, consideriamo anche il passaggio delle navi, perché è vero che tu la turbina la metti a 30-40 metri, ma è anche vero che questa sale è 15 metri, perlomeno di 15 metri, più o meno io mi ricordavo una cosa del genere. Allora, che sia fuori dai corridoi del traffico marittimo, che non sia molto vicino alla costa, e già questo è più complicato, e che non interferisca con l'attività di piccola pesca costiera, che è poi alla fine quella che è l'unica che si può fare nello stretto di Messina, come molti di voi sanno. Non ultimo il discorso dei cavi elettrici di cui parlavamo prima. Fra Messina e la Calabria, all'interno dello stretto, ma anche subito fuori, da Portella a Favazzina, non ci dimentichiamo che oltre ai cavi elettrici abbiamo la terza linea del gasdotto della SNAM che passa da là. Cioè, bisogna attenzionare molteplici aspetti per trovare un sito idoneo. Ci sono i cavi
telefonici, ci sono i cavi elettrici, c'è un po' di tutto, tant'è vero che nello stretto di Messina non si possono effettuare strascicato, per esempio, cioè la pesca a strascico è assolutamente interdetta nello stretto, ci saranno appunto dei motivi molto importanti. Quindi io, ecco, progetto bellissimo che io avevo già visto, ma dobbiamo fare più attenzione ad altri aspetti, che voglio dire poi eventualmente in un discorso che riguarda un progetto europeo di Horizon 2020 ci si mette dentro tutte le competenze e il problema sarebbe poi risolto. La Comunità Europea è vero che diciamo, è molto ben disposta verso questa tipologia di progetti e quindi potremmo immaginare di una sinergia con tutte le istituzioni, con l'autorità portuale, così come con la Capitaneria di Porto, chiaramente. L'Università di Messina è disponibile a qualunque tipologia diciamo, di discussione, per cui si può immaginare una portata che metta dentro anche paesi europei che magari sono un po' più avanti di noi in questo, e con le energie rinnovabili è vero che noi siamo quasi leader in Europa, ma qua stiamo parlando di una cosa un po' più complicata. Io avevo visionato le turbine della Scozia, per questo ho ascoltato il collega, il collega Rinaldi, io avevo già visto queste turbine della Scozia e pare che funzionano molto bene. Ma sono in superficie Sì, ma a noi la superficie purtroppo non la possiamo, dobbiamo andare giù, quindi va bene, grazie. Si era già prenotato il dottore Domenico Spanotti, quindi sicuramente in caso. Ho chiamato la manovra per riuscire a sentire. Allora, intanto fa veramente piacere vedere questo fermento. Io chiedo ufficialmente alle istituzioni presenti di poter lasciare a chi ha organizzato il convegno il loro contatto, perché vorrei dire due parole collegandomi a quello che diceva il professore in collegamento dall'Inghilterra su come si svolgono, diciamo, due parole rapide. Allora, sono progetti veramente colossali, molto importanti, quindi cosa succede? Il primo studio di fattibilità deve essere finanziato, ci sono una serie di fondi a disposizione per il primo accesso, perché nell'idea geniale del dottor Mazzara abbiamo da fare uno studio che è molto importante e approfondito. Quindi cosa succede? Ci sono una serie di step che sono interamente finanziati, totalmente a fondo perduto, e che prevedono una serie di formule. E qui, siccome grazie a Dio mi occupo di questo, noi abbiamo studiato anche a Bruxelles, mi permette di essere chiaro e diretto. Allora, io prendo un finanziamento a fondo perduto. Noi quando parliamo di orientamento al fondo perduto, di orientamento all'impresa, parliamo del fatto di spiegare al piccolo artigiano o al colosso quali sono i passaggi per evitare il problema di trovarsi ad aver ottenuto un finanziamento e non avere la copertura di fondi per poter rendicontare. Cosa significa? Mi danno 1 milione di euro, il fondo perduto è il 60%, il 40% lo devo dimostrare. Cosa succede? Devo anticipare dei soldi in alcuni bandi che poi devo rendicontare, quindi li devo avere, per poi avere indietro i fondi. La parte di studio e di verificazione, ad esempio la parte che mi riguarda un'attenta verificazione di quelli che sono i flussi di denaro per evitare che si salti per aria, detto in maniera molto onesta. Dall'altra parte, ancora prima che ci sia questa fase, ci sono dei fondi a disposizione per la progettazione. Questa è l'informazione che manca. Come funzionano i fondi europei? Noi abbiamo aperto uno sportello come PMI Impresa Italia a Roma a disposizione e rispondiamo a chiunque sia interessato, basta che lasci un recapito qui a chi ha organizzato la giornata. Siamo a disposizione per io impegno come delegato nazionale per l'estero di questo discorso per dare l'informazione e lo facciamo tramite Skype, quindi non è un problema di spostamenti, grazie ai nuovi sistemi si può azzerare le distanze, ma è molto importante spiegare ai cittadini
studenti, imprenditori e innovatori per l'ambiente, ma anche per le imprese in generale, come funzionano questi fondi. E posso parlare di bandi in Italia, posso parlare di bandi locali, posso parlare di qualsiasi cosa, ma è giusto spiegare un'ultima cosa. Esistono delle categorie, perché il pubblico, le istituzioni hanno anch'esse una serie di canali che possono prevedere una serie di risorse molto interessanti e in cui esistono delle possibilità di concertazione tra imprese private, pubblico, quindi istituzioni pubbliche e tutto ciò che riguarda il ramo delle istituzioni che riguardano il Ministero dell'Istruzione, che sono fondamentali, perché questi discorsi beneficiano di una serie di fondi che sono spesso e volentieri divisi in varie categorie. Vi faccio un esempio per quanto riguarda, non voglio nominare bandi perché altrimenti diventa un ginepraio di spiegazioni che non voglio entrare. Vi faccio solo un esempio. Esistono delle situazioni dove fondi privati finanziano la progettazione, cioè mettono dei soldi per fare in modo che inizialmente non si debbano aspettare 10 mesi, 15 mesi, 2 anni per avere un capitolato europeo per la progettazione, e cioè per andare a vedere quelle indagini di mercato di fattibilità che poi successivamente, solo successivamente, porterà ad avere un rating di fattibilità che ci permetterà di inoltrare la domanda. Esistono delle possibilità di diciamo così, accesso a fondi privati e addirittura anche i grossi istituti bancari, noi lo sappiamo molto bene con tante situazioni bancarie, sono 54 le banche che siamo convenzionate, e addirittura anche il concetto del crowdfunding. Ad esempio il crowdfunding bisogna stare un attimo attenti, sicché non è completato non può partire il progetto, quindi bisogna ragionare anche in questo senso. Perciò invito le istituzioni presenti ad ascoltare questo appello, siamo noi come PMI Italia a disposizione per concertare gruppi di cui accennava il professore, il ricercatore messinese, che faccio i complimenti, per fare in modo, tra l'altro invito anche lui stesso, mi permetto di dire, a partecipare alla costituzione di un gruppo di lavoro che possa avere da parte nostra l'immissione di informazioni e un gruppo che lavori per creare questi processi, perché esistono i fondi per i progetti, per la progettazione iniziale, che è molto complessa, spesso anche onerosa, e io mi permetto di dire, sono certo del fatto che l'amico Vincenzo mi può capire, perché è 20 anni che spende soldi propri per un progetto che ha una valenza, mi permetto di dire, che riguarda tutti noi. Questo mi sembra un giusto punto di entrata. Vi ringrazio ancora tutti. Avvicina il microfono. Avvicina. Ecco, la conferma dell'importanza della qualità di un convegno come questo, che, come diceva Alfredo del gruppo VOLT, del movimento VOLT, non solo discute ma cerca la soluzione, e quindi, giusto Alfredo, andiamo a pensare a portare avanti le soluzioni. Una delle ipotesi è quella di incontrare il prefetto, rendere conto al prefetto che tanto ha dichiarato di volersi impegnare per il bene di queste città, perché i nostri giovani hanno i figli, con l'esempio di Milano, non so se ricorda la Messina o se invece è proprio. Ognuno di noi ha dato figli che lavorano con i Messina, perché ora c'è mia figlia che lavora a Brescia, penso che torna, e allora l'idea è questa: dare uno sbocco lavorativo anche ai nostri giovani, perché sicuramente c'è la possibilità di dare lavoro, ma soprattutto di fare parlare Messina e l'energia pulita, e qui condivido il titolo che abbiamo dato al congresso. Qualcuno da tutti che vuole intervenire? Domande? Prego, se ci.
seguiva con molto interesse, perché capisco che il futuro, se vogliamo vedere le prossime generazioni, l'energia è la cosa vitale per tutti, se no si muore prima. Allora, per una salve ringrazio affettuosamente tutti gli amici di Lega Ambiente che hanno promosso questa iniziativa. Io ho già nella scuola l'ingegnere Nobile 50 anni fa, un grande numero Nobile, parlava della possibilità dello stretto di Messina di trovare energia proprio usando attività subacquea. Per cui quando sento dire dai nostri tecnici, dai nostri ricercatori delle cose che veramente sono realizzabili, cioè praticamente è 50 anni, diciamo, ora ci sono dei giovani che si stanno spendendo tecnicamente con delle innovazioni di massima importanza, quello di poter promuovere finalmente la produzione di questa energia. Però c'è anche altri aspetti che bisogna considerare. La Lega Ambiente, che è la leader di questo settore, attenzione a tutto, quello che serve a far vivere meglio noi uomini, nel senso generale. E si deve anche rendere conto che l'altro strumento successivo a questa iniziativa è la comunicazione, per cui noi dobbiamo creare nell'opinione pubblica un sistema di coinvolgimento dell'opinione pubblica, dopodiché è più facile parlare con i politici, con le istituzioni che attualmente sono estremamente sordi a questi problemi perché sono presi da altre cose. Per cui quando questi progetti vengono elaborati bene, se poi non vengono finanziati, purtroppo in Italia chi tiene la borsa sono le istituzioni, o un privato non si può mettere a organizzare questo tipo di cose, perché non dimenticando che poi questa energia prodotta in qualche maniera deve essere gestita e deve essere anche utilizzata. Dopodiché si passa proprio ai finanziamenti, ai progetti che noi auspichiamo in tempi brevissimi, perché si parla di 50 anni, non mi ricordo come insieme con la vecchia si parlava 20 anni fa. E allora, ritornando a noi, l'unico poi è proprio da cittadino, va bene, che mi preoccupa e non mi fa stare tranquillo, potrebbe essere la gestione economica di questi progetti, perché purtroppo se non troviamo in Italia un sistema di legge che dà moralità a come si spende il denaro pubblico, cioè noi possiamo diventare la cultura, però se l'obiettivo del progetto è quello di fare arricchire politici, fare arricchire determinate categorie di persone, cioè noi questa energia pulita non la vedremo. Io l'unica cosa che mi auguro, siccome sono ottimista per mia natura, sono convinto che si sta partendo bene, perché questo discorso incomincia a sentire anche in altri posti d'Italia. Cioè, lo stretto di Messina per me è l'ideale, perché è proprio una sorgente di energia incredibile. Per cui io posso rinnovare gli auguri di buon lavoro a tutto lo staff tecnico, a partire dai nostri gloriosi messini sanresi. Però mettiamoci in condizione di darci anche dentro delle tempistiche, perché il tempo basta e il nostro pianeta non può aspettare. Va bene? Detto questo, diceva bene Giovanni, si creano posti di lavoro e non poco, perché l'energia è lavoro in tutti i sensi. Grazie per aver ascoltato. Qualcuno dei relatori vuole aggiungere qualcosa? Assolutamente. Allora, questo intervento mi ha colpito molto perché è stato fatto un esplicito riferimento alla politica, quella politica che per tanti anni ha cassato magari delle soluzioni proprio come questa, ed è proprio quella politica, ed è proprio la politica ed è il motivo per cui noi abbiamo abbracciato appieno questa soluzione che deve dare un incipit diverso, che deve dare un input totalmente diverso, e sotto questo punto di vista io sono totalmente d'accordo. Non bisogna guardare più all'arricchirsi personale del singolo, ma è ora di prendersi una vera responsabilità e di far tornare la politica ad essere quello che dovrebbe essere, cioè interesse per la comunità e non per la persona in sé. Detto questo, non so se il nostro Giovanni ha qualcosa da aggiungere, dato che è stato chiamato in causa un paio di volte. Giovanni, se ha qualcosa da aggiungere, faccio un segno.
No, abbiamo sentito. Se il signore non ci vuole più venire. Sì, sai che sta. Niente, non c'è verso. Uno dei problemi che poi tutte le aziende private hanno è quello del collegamento con il gestore della rete, che producendo questa energia elettrica, producendo questo flusso di energia elettrica, poi bisogna trasferirlo alla rete e quindi il problema è anche quello, perché noi possiamo trasferire, speriamo che non sia così, noi possiamo trasferire tutte le potenze sulla rete, però poi va nel calderone che l'ente e via discorrendo cambiata ma speriamo. Sì, c'è il mercato libero, guardate, il mercato libero, i vari gestori del mercato libero si fanno la concorrenza un po' là. E anche se uno cambia il gestore, la differenza in bolletta è poca, perché mentre prima un kilowattora fino a 30 anni fa sappiamo quanto costava, ora ci sono tre tipi di ricarica, cioè lo stesso kilowattora viene fatturato 3 volte nelle bollette: contatore, trasmissione, produzione, cioè man mano se l'hanno inventato da un anno, o nel sistema che il Borrenzi nel 2017 per le seconde case le ha aumentato del 150 milioni di sistema nel 2017, maggio 2017, per le seconde case con un consumo di 10-15 kW al mese, da 10 euro sono passati a 27-28 euro, quindi ora una bolletta di seconda casa costa 50 euro a bimestre, con 10 kW di consumo, 50 euro veramente costa la bolletta. Sì, tutto qua. E l'importante è il fattore della rete. Altre domande dal pubblico? Non siete timidi. Nessuno? Si avvicini. Non è una domanda, ma un paio di constatazioni. Sia piacevolmente che negativamente colpito dalla partecipazione dei presenti, perché l'età media è abbastanza elevata, e questo mi colpisce positivamente, perché vuol dire che non è vero quello che dicono, che gli anziani pensano solo al passato o alle proprie tasche, ma state guardando al futuro anche voi. Negativamente perché dove sono i giovani che dovrebbero essere quelli che si dovrebbero occupare del futuro? Qua non ne sono rimasti, nel senso che a Brescia, a Milano. Siamo rimasti soltanto noi che non ce l'abbiamo fatta fuggire, può essere. Dall'altro lato che un progetto del genere apre un campo del lavoro totalmente nuovo per quanto riguarda tutta l'area dello stretto, sia per quanto riguarda la manutenzione dell'impianto che l'installazione, che poi tutto quanto una serie a catena di migliaia di posti di lavoro, seriamente, lei sarebbe proprio un bilancio di
Al microfono Vincenzo. Possiamo fornire l'energia corrispondente all'area, sì. Ma questo, solo queste due constatazioni, semplicemente. Intervengo io al posto di Giovanni, purtroppo non siamo riusciti a superare il problema tecnico, voleva semplicemente ringraziare chi ha organizzato il convegno, chi ha ascoltato le sue parole e quindi porgere un altro, oltre ai complimenti, saluti da Alex, da dove si è collegato. Colgo l'occasione per un attimino scusarci, anche se posso un attimino avere la presunzione di dire che non è colpa nostra. I problemi tecnici che voi avete visto sono dovuti al fatto che ci troviamo con un'attrezzatura che non è la nostra e di cui noi non possiamo fare altro che ringraziare il Comune per metterci a disposizione, come ci ha messo a disposizione questa sala. Detto ciò, poi capite bene, siamo dei semplici volontari di Volti, volontari di Legambiente e quindi cerchiamo di fare il massimo con il minimo che abbiamo a disposizione. Magari più in là, quando avremo i nostri potenti mezzi audiovisivi, magari una TV tutta nostra o magari chissà, qualcosa del genere, possiamo essere maggiormente professionali e efficienti. Fino a quel momento cerchiamo di fare il massimo con le risorse che abbiamo. Passo nuovamente la parola alla signora Elena Caragnano, che è una nostra volontaria della zona di Milazzo, ma è coordinatrice del gruppo Zero Waste di Milazzo. Sì, certo. Signora Caragliano, lei. Prendo la parola per parlare io di questo magari si sta parlando di fatti tecnici che sono importantissimi e si è evidenziato la presenza di un gruppo di ragazzi, di giovani, non chiamiamoli ragazzi, andiamo a dire lei, che si stanno occupando della cosa pubblica al posto magari di tanti politici che si stanno solo occupando di campagna elettorale. E questo lo dico con l'affetto di una persona un pochino più grande che vede finalmente tornare la politica al suo posto, al suo ruolo istituzionale, cioè quello di promuovere il territorio, di promuovere il cambiamento e di impegnarsi, dando un esempio importante alle loro generazioni, non solo alle loro generazioni, ma anche alla generazione, se fosse attenta questa generazione, la generazione di mezzo che qua non c'è in qualche modo, quella generazione che ha in realtà le
comando in questo momento. Noi che abbiamo l'età siamo qua per amore dell'ambiente, per amore delle cose giuste, per amore di tutte quelle cose che dovrebbero funzionare. Quindi un grande applauso a questi ragazzi che si sono messi come testimoni, diciamo, di un bisogno collettivo, che è quello che la politica torni ad occuparsi di quelli che alle volte noi chiamiamo cosiddetti beni comuni. Il bene comune, la politica è un bene comune esattamente come l'acqua, esattamente come tanti diciamo, beni che in questo momento vengono sfruttati e buttati via. E allora, solo questo volevo dire, e mi sono iscritta con tutto il cuore proprio perché ho trovato una casa dove si può parlare e con persone che si impegnano a fare e prima di fare però ci pensano tanto e si preparano. Grazie. Mi perdonerai, ma ringrazio personalmente a nome di tutto il gruppo per questo intervento. Grazie alla signora Elma che ci ha ricordato cosa la politica dovrebbe fare del contenuto prima delle campagne elettorali. Questa è cosa certa ed è questo che faremo oggi e in futuro nei prossimi anni. Come ho detto, questo è il punto di inizio. Qualcun altro che vuole intervenire? Abbiamo già... Nessuno? Io volevo chiedere una cosa. Allora, io ho partecipato da anni, sono andato un pochino tardi perché utilizzo il mezzo pubblico a differenza di tante altre persone e volevo un pochino sapere, non so se avete parlato, in base a questo progetto che è stato fatto, se sono stati fatti le analisi, una seria analisi costi-benefici del progetto e la fattibilità, dato che ho visto che la professoressa parlava di altezza, non altezza, io non ho seguito perché giustamente lo stretto comporta tante difficoltà, ma credo, dato che questo progetto, non so se la politica al momento si è interessata di questo progetto per far avere dei finanziamenti, dato che si parla di comunità europea, vedo che come noi ben sappiamo, se una cosa si vuole fare, noi possiamo vedere gli arabi quello che hanno fatto a Dubai, che hanno fatto delle isole artificiali, di tutto e di più, se si vuole fare, credo. Siccome indipendentemente dalle difficoltà tecniche che ci possono essere, se ci sono i finanziamenti, un'opera, se si vuole fare e la politica vuole che si faccia, la porta avanti, altrimenti noi saremo costretti a morire perché i nostri migliori cervelli se ne stanno andando come l'ingegnere, non so, il ricercatore che è andato in Inghilterra, molti vanno in Inghilterra, se ne vanno in Germania, se ne vanno un po' dappertutto. Se la politica ha seriamente l'intenzione di valorizzare il territorio e di non parlare sempre di chiacchiere, anche tanto per fare del nostro campo abbiamo noi l'unica diciamo il pilone che è unico nel suo genere. Mi ricordo che tanti anni fa, non mi ricordo se erano giapponesi che volevano investire, lo volevano prendere e fare come hanno fatto la Torre Eiffel, come fanno in Francia con la Torre Eiffel, valorizzare, dico, non c'entra niente, dico, se si vuole valorizzare il territorio, non si vuole valorizzare il territorio, allora saremo costretti a vedere questa città andare più in basso e lasciare in mano a speculatori, a quant'altro il nostro futuro, perché i nostri giovani migliori se ne vanno, perché da noi rimangono solamente i raccomandati, diciamocelo chiaramente, da noi rimangono solo i raccomandati, quelli che sono raccomandati, che sono mezze calzette la maggior parte delle volte e che però hanno qualche salto in paradiso. Dico, siccome credo che ci sono molti di quelli di voi che sono
ci vogliono i finanziamenti e la politica deve appoggiare questi finanziamenti. Io non lo so, sono arrivato tardi, non so se prima qualcuno della politica è venuto qui. Noi abbiamo una storia che è abbastanza rapida, che riesce a trovare soldi, mi pare che si chiama la raccolta prestiti, non so se dico, che riesce a trovare dei finanziamenti perché è abbastanza dico, non so se ho detto qualche delle inesattezze, però credo, diciamo, qua abbiamo magari qualche persona, il presidente della nuova autorità portuale, speriamo che ce la lasci e che non come in Italia ogni volta viene questo punto poi da noi, perché poi politicamente non abbiamo la forza di mantenere tante realtà. Dico, non voglio aggiungere altro, se volete magari darmi una risposta anche voi, o altrimenti sarete costretti come tanti altri, pigliate la cosa e ve ne andate a portare le vostre idee all'estero. Magari iniziamo sull'aspetto più politico. Allora, per quanto riguarda l'assessore Previti è stata invitata, ma non è potuta esserci quest'oggi istituzionali. Per quanto invece concerne il fatto dei raccomandati e tutto quello che diciamo ai quali siamo purtroppo abituati, quello che mi sento di dire è che in parte è vero, sì, ma per esperienza fortunatamente ancora non è la maggior parte, fortunatamente ancora la maggior parte non sono dei raccomandati quelli che riescono a rimanere qui e che comunque io personalmente e Bolt non vogliamo prendere questo come una giustificazione o un deterrente a non lottare, anzi siamo consapevoli del problema, proprio perché consapevoli del problema questo ci dà ancora più forza per migliorare questo territorio. C'è chi ha la grazia divina di essere in determinati posti, talvolta facendo danno, e lo status di questa città è figlio anche di questo, è inutile nasconderselo, però c'è anche altro, molto altro. Rinaldi, che è il dottore che era in collegamento con noi, è un ragazzo che ha studiato per Messina e lui è uno di quegli esempi di cervelli che sono stati costretti ad andare via. Si è formato qui, adesso ha 2 master, ha lavorato in progetti molto importanti come abbiamo visto prima. Ma lei che praticamente vuole trasformare queste 4 centrali che avevamo a carbone, a legna, a petrolio, quello che vogliamo, diciamo, perché non avete avuto voi dei contatti per poter investire in un progetto innovativo come può essere questo? Tanto la produzione, a quanto ho capito che sono arrivato tardi, però siccome io ho una cultura scientifica, ho fatto ingegneria, per cui anche se ho fatto ingegneria civile qualcosa ne capisco. E diciamo c'è una certa produzione in megawatt di una certa rilevanza, per cui penso che faccia gola ai grossi produttori di energia. Voi come promotori di questo progetto avete avuto dei contatti con queste grosse compagnie, chiamiamo Enel e quant'altro, di produzione di energia elettrica che supporti il vostro progetto al di là dei finanziamenti di natura politica, europea e quant'altro? Loro hanno intenzione eventualmente di supportare, diciamo, anche perché dato che spendono soldi per trasformare delle centrali ormai inutili, questo che è un progetto innovativo, indipendentemente da tutto, dove si può investire per avere a costo zero quasi, e questa diciamo è una forma di produzione idroelettrica, invece di farla col fiume la facciamo con mare, giusto? È la stessa cosa. L'energia idroelettrica c'è dal 1800, la facevano con i fiumi perché all'epoca non avevamo le tecnologie per farle con l'acqua. Allora io vorrei rispondere ai tecnici a questo punto, il signor Mazzano e il dottore Spanò. Chi vuole andare prima? Vado, dottore Spanò. Complimenti per la schiettezza, questo è quello che serve per l'ingegnere. Allora, noi abbiamo completamente diciamo, basato il tutto, questo studio e la fattibilità che è già certa. Vi do una notizia, il progetto è certo, punto. Proprio perché abbiamo lasciato stare la politica
lasciato stare le multinazionali, va bene? Non ci interessano, perché questo progetto va oltre qualsiasi politico che possa decidere o non decidere, qualsiasi multinazionale, perché noi dobbiamo sapere, adesso dico una cosa che non è di solito di mio costume, perché è un ruolo trasversale che noi abbiamo, non facciamo mai riferimenti politici, però visto che ho apprezzato molto le parole che ha detto questo ingegnere, vorrei dire due cose. Allora, la fattibilità di un progetto dipende dal fatto di conoscere le leggi europee, non dipende dalla politica. È falso, è una falsità, ok? È un mito proprio falso, che se conosco il politico passa il progetto. Sono chiacchiere, va bene? E vi spiego, visto che questo gentile signore, questo ingegnere, tra l'altro, tira fuori il discorso, vi dico come funziona la valutazione dei bandi. In parole semplici. Allora noi prendiamo i bandi a tema e analizziamo la classifica dei migliori progetti approvati negli ultimi 5 anni e guardiamo che punteggio hanno raggiunto e come lo hanno raggiunto. Ok? Creiamo un break-even point che più o meno si fissa al 70% della classifica di aggiudicazione. Così siamo certi che nel momento in cui con il nuovo progetto, qui siamo ben oltre, anzi siamo migliori del 70%, abbiamo raggiunto il punteggio necessario, quindi lo chiamano rating di punteggio, siamo certi che verrà approvato. Io vorrei proprio essere curioso di vedere chi è che con un progetto, non so se avete idea di quanti milioni di euro vale questo progetto, se c'è qualche politico che possa tirare fuori il naso e dire non si farà, io lo voglio vedere. Aggiungo un discorso, il discorso del sociale, e qui aggiungo con grande onestà, ed è una proposta aperta a chiunque voglia. Okay? Dovete sapere che esiste in Italia il terzo settore, la nostra nazione è una delle nazioni più forti, più diciamo strutturata, meglio strutturata per il volontariato. Allora, il CONI, il Ministero delle Politiche Sociali, ci sono un'infinità di bandi per il sociale che le associazioni non profit, che includono spesso e volentieri anche chi ha organizzato questo tipo di forme degli organizzatori, vi ringrazio ancora, faccio ancora i complimenti, sappiate, vi metto a vostra disposizione tra l'altro, perché esistono una serie di formule che sono veramente molto interessanti, che vanno insolute. Vi spiego meglio. Circa il 22% dei fondi per il sociale rientrano a Bruxelles e vengono ridestinati all'obiettivo 1, significa che li prendiamo, va bene? O meglio, vengono ridestinati ad altri paesi anche, però mi permetto di dirvi che esiste tutta una banca che riguarda le associazioni di promozione sociale, quindi ETS, APS, ASD, SSD, ok, tutto ciò che riguarda le ONLUS. C'è una riforma che è stata attuata nel dicembre 2018 che riforma il terzo settore, ancora non è operativa, partirà a luglio. Io ho diversi ruoli, scusatemi perché non mi piace nemmeno fare questi discorsi, però lo devo dire, che vi metto a vostra disposizione gratuitamente in pieno spirito di volontariato. Sappiate che esistono una serie di opportunità da qui a fine 2020 e anche oltre, con dei bandi in questo momento operativi, anche totalmente a fondo perduto per la cultura, per il sociale, per l'innovazione e per tutta una serie di discorsi per cui non sa nulla nessuno, non c'è informazione, c'è la possibilità di avere dei fondi che coinvolgono le istituzioni come l'università, e ho appunto molto l'intervento della professoressa, e aggiungo ancora le istituzioni come i comuni che hanno la possibilità di prendere dei soldi totalmente a fondo perduto e andare a destinare ad esempio per delle campagne di sensibilizzazione, per delle campagne di informazione o per degli studi di fattibilità per dei progetti. Ci sono una serie di discorsi che sono identici alla parte profit. Quindi aggiungo che noi siamo, mi permetto di dire per il momento, visto che i maggiori enti CONI sono 14, le associazioni, gli enti riconosciuti dal Ministero dell'Interno del CONI, e io nel mio piccolo faccio la tecnico per 4 sigle sindacali e 2 entità governative, non le voglio nominare per correttezza, che si occupano specificatamente di sociale e di non profit,
cioè tiro fuori i bandi, aiuto chi ha delle idee a prendere i soldi e spenderli per la collettività locale, d'accordo? Perciò al momento della disposizione noi abbiamo uno sportello che è attivo, ripeto, IMI, Impresa Italia, e siamo a disposizione gratuitamente. Queste strutture, queste entità che fanno del bene, fanno volontariato, possono avere dei soldi, ok? Perciò ho dimenticato di dirlo nel primo intervento, grazie per l'opportunità di dirlo ora, noi facciamo tutto a 360 gradi, compreso il sociale, terzo settore, d'accordo? Vi ringrazio ancora. Anzi, scusate, un premio per chi è rimasto. Il signore di prima che parlava di bollette troppo care, che era piuttosto, eccolo qui. Allora io vi faccio un invito, ok? Ci sono delle piccole, non so se quanti di voi sanno che cosa sono le energie reattive. Ok, allora io vi invito ad andare a prendere le vostre bollette e farle controllare ad un energy manager. Cercate in rete, oggi c'è Google che ci aiuta, qualcuno che possa dirci se andando ad armonizzare le utenze domestiche si possono risparmiare dei soldi. Perché vi do una notizia, l'energia reattiva si paga di solito il doppio o il triplo dell'energia attiva. Nessuno ci informa di come risparmiare soldi di bolletta. Questo potrebbe essere un grande aiuto. Immaginiamoci se 60 milioni, quanti stanno più attenti a questo, spendiamo meno e consumiamo meno l'ambiente, e di questo stiamo parlando. Quindi ricordatevi, prendete la bolletta, cercate tra le conoscenze che avete qualcuno che sia in grado di fare un controllo sulle energie reattive e vedrete che la vostra bolletta scende, d'accordo? Magicamente. Grazie ancora. Ci sono delle domande? Andiamo. Ultima chiamata per le domande? Direi di no. Allora, non mi resta che augurarvi una buona serata e augurarvi... No, cosa? Spero di rivedervi nelle prossime... Spero di rivedervi nelle prossime iniziative. Prima di concludere lascio la parola a Giovanni D'Arrigo, Presidente Ambiente dei Peloritani. Mi aggiungo ai saluti, soprattutto precisando come una presenza così, possiamo dire, massiccia per una città come Messina di partecipanti è stata veramente per noi molto molto incoraggiante. Abbiamo citato, il moderatore ha indicato, ha nominato parecchie persone, rappresentanti di istituzioni. Ci scusiamo se per caso non abbiamo citato qualche altra persona che magari non si era accreditata adeguatamente, insomma, o comunque non ci è pervenuto, quindi a volte si citano persone, si rischia di offendere e trascurare qualcuno, ci chiediamo scusa su questo riguardo. Ringraziamo anche i genitori di Giovanni Rinaldi che ci hanno fatto una bellissima presenza e appunto poi girando la pagina iniziamo la parte concreta e fattiva. Abbiamo avuto anche quest'ultimo invito e stimolo da parte del dottore Spano e quindi vediamo se in sede di rilettura o se faccio veramente parte attiva, parte dirigente, perché insomma questo sud è completamente trascurato in cui non ci sono opere pubbliche. Dottore, non so se lei sa, sicuramente sa, ancora per esempio in Sicilia siamo ancora in binari unici del 1890 tra la metropoli di Palermo e la metropoli di Messina. Vogliono fare la tavola. Tra la metropoli di Messina, Catania e Siracusa ancora siamo con i binari unici e quindi è una cosa assurda proprio. Ebbene, vediamo di prendere posto e soprattutto tra i finanziamenti che non si presentano finanziamenti, ci dicono dal sud non si presentano, si spendono soldi che non si presentano finanziamenti, non si presentano progetti, e poi c'è un bel progetto e qua spenderci veramente in tutto e per tutto perché quindi potete finanziare e portare avanti. Benissimo, e quindi è un bellissimo e ottimo. Questo è solamente il primo passo, tutta questa necessità di consapevolezza e azione noi la chiamiamo svolta viola, ma come la si voglia chiamare, l'importante è farlo, l'importante è attivarsi e andare sul concreto, sulla concretezza
terminare sul nulla che ci hanno portato a questo stato di cose. Quindi ancora una volta grazie. Stacchiamo. No, computer dice,